We're in my hometown, Bari, Italy, in the southern region of Puglia. Here in southern Italy, every neighborhood has one, if not several, cheese shops. You know what they say about Parisians walking around Paris with their baguette? Well, here it's actually the same thing. You always see somebody walking around with the fresh cheese of the day. So that is my task for today. Actually, I'm going to go and get some mozzarella for myself at my local cheese shop, Caseificio Andriese. But I'm going to do a little bit more than that, and I'm going to see how they make their mozzarella and quite possibly have a go at making some myself. Let's go! La mozzarella poi è il prodotto che qui in Puglia viene consumato altamente. Cioè la mozzarella è quella che si vende maggiormente rispetto agli altri prodotti. La mozzarella è il prodotto di traino nel settore nostro. Unlike other cheeses that need weeks or months to age, mozzarella is a fresh product that comes to life in just a handful of hours after the milk arrives at the dairy. This makes a cheesemaker's job very delicate. There is simply no time to make mistakes. Ci sono sempre degli inconvenienti nella lavorazione del latte, quindi se non hai esperienza, se c'è un problema, vai a buttare, diciamo, tutto ciò che viene fatto. E solo l'esperienza ti può aiutare. After the milk is split into curds, these giant blocks of curd are the canvas Francesco, our cheesemaker today, will have to work with. The curd is first shredded into little bits. Then salt and hot water are added. Francesco then starts to knead it in the hot water. It is crucial that the water is at boiling temperature, because the shredded cheese curd needs to melt and then be born again in the form of this stringy stretch curd. In Italian, this is called pasta filata and is actually the name of a family of cheeses that comprises other fresh cheeses like burrata, but also hard cheeses like provolone, scamorza or caciocavallo. Most cheeses made in South Italy are actually made using the pasta filata method. But don't be fooled by its soft texture. Working with pasta filata is actually really challenging because as soon as it gets out of the water, it hardens, making it difficult to stretch it. Proviamo. Che devo fare? Ok. E poi? Oddio, alzo e poi? Mi fermo qua? Ok. Vabbè, come fai a girare poi? Ma quanto pesa questa pasta più o meno? 10 kg. Ah, 10 kg. Beh, però sembrava di meno, Ah, vado. Ma... Sì, è pesante, è pesante. Non si stacca, guarda. Ah, basta. When the pasta filata is ready, a cheesemaker can give it the shape they want. Here, Francesco is making the classic mozzarella, but there are also other quirky shapes like little knots, braids, and even a piglet. So let's see what I can do. Così? Un po' lente. Behind the camera here is Agostino, the owner of the dairy and Sebastiano's dad, who is guiding me during the process. Così, devo stringere proprio tutto, che si deve staccare praticamente. Tira sotto. Vabbè, la rimetto qua dentro. Il nodo. Ok. Sotto. Così? Qui sotto mi fai vedere sotto. Dai, al contrario. Ah, ok. Oh, è difficile. Ma questi non sono dei nodi, sono dei lacci delle scarpe questi. Ok. La mano di sotto, sì, bravo. Ah, eccolo, è venuto meglio già, venuto meglio. Once shaped, here it is, our mozzarella is ready. It doesn't need to rest in brine or age on a shelf in a temperature-controlled room like other cheeses. Even storing it in the fridge at this point will spoil it. The best way to eat it? Straight out of the hot water, as soon as the cheesemaker has given it its shape. Facciamo un cin. Beh, buonissima. Mi Very sente good. proprio... Esatto. Very good. Very good.
come direbbero i nostri amici, oltre Manica, oltre Oceano. No, ma è buonissimo, cioè si sente il sapore del latte fresco, cioè questa è quella che abbiamo fatto stamattina, sì. Proprio non quella che ho fatto No, io, perché fatto la tu, forma mi sembra un po' migliore. Questo è un nodo fatto bene. Diciamo che io nella marina a fare i nodi nautici, insomma, non... Eri brava? No. Allora, non sarei mai potuta finire. Però la mozzarella sei riuscita a farla. La mozzarella sì. Sì, cioè, c'è anche il latte proprio che cola, quando ho dato il morso si sentiva proprio che era fresco. Era fresco, sì, sì. Non c'è niente di meglio di qualcosa di fresco. Dal produttore al consumatore. Esatto, al viewer. Al viewer. The dairy makes from 200 to 300 kilograms of fresh cheese every day. This includes mozzarella, but also ricotta, scamorza, and stracciatella, which is the filling of the burrata, and if you haven't tried it yet, it's delicious. Questo caseificio, questa azienda, l'azienda è nata nell'88, quindi stiamo da più di 30 anni qui a Bari. E noi siamo un piccolo caseificio artigianale, però noi come famiglia produciamo mozzarella sin dalla fine dell'800, quindi ci tramandiamo questa cultura da generazione in generazione. Working with fresh cheese is also a gamble for dairies here, because it requires great planning and expertise. La produzione del prodotto fresco come mozzarella, ricotta, purtroppo sono prodotti dove tu raccogli il latte e lo devi subito lavorare per poi venderlo, cioè non è una produzione di formaggio stagionato che tu lo fai, lo metti in cella, lo stagioni, hai tutto il tempo per venderlo, per tenerlo lì, come stoccato in cella. Invece la mozzarella la devi fare nelle quantità giuste, non è che ti puoi caricare di mozzarella e tenerlo in cella. Ci vuole il latte fresco, deve essere tutto curato nei minimi dettagli per fare un prodotto fresco e buono. The type of mozzarella that we have seen today is made with cow's milk and is typical of the region of Puglia, where we are today. If you visit the west coast of Italy, on the other hand, in particular Naples and its region Campania, you will find that mozzarella there is made with buffalo milk, and there are even more varieties of mozzarella in other Italian regions. Consideriamo che la produzione di mozzarella in Italia è molto importante, quindi è la Puglia, diciamo, ha il primato. È rinomata per il latte. È rinomata, è un settore molto importante, molto trainante, quindi, perché c'è molto latte, quindi noi lo sappiamo lavorare, per noi è un prodotto che si usa quotidianamente anche sulle tavole pugliesi. Poi comunque ci sono altre regioni come la Campania, però che lavorano principalmente latte di bufala, poi c'è la Sicilia, latte di pecora e poi abbiamo anche l'Abruzzo, il Lazio dove si producono mozzarella. If you made it this far, this means that you have watched the entire video, so thank you so much for your support. It really means a lot to me. If you have enjoyed this video, please don't forget to subscribe, and if you haven't yet, you can go and watch this autumn video on how traditional Italian meatballs in tomato sauce are made. In this video, I visited Il Polpetificio, a restaurant that makes thousands of meatballs every day, and they show me what they call the nonna's recipe. And I can tell you, being Italian, meatballs like that are exactly what I would expect on my grandma's place. Everything from the smells, you know, like the smells in the room, to the texture, perfect texture of the meatball, and also the vibrant colors. You know, the colors of the fresh tomato sauce that blends in with the oil after it's been cooked for several hours. That really takes me back to my childhood and just my time spent at my grandma's house eating meatballs, of course. So again, if you haven't yet, you can go and watch that video and stay tuned because there's going to be more content coming soon. A little bit of a spoiler here, the next video is going to be about pancetta, a very famous Italian cold cut loved by many. And for this video, I went and visited an old friend, Andrea, who runs a family business making all sorts of cold cut in my home region, Puglia. Cheese lovers, fear not, there is some cheesy content coming for you as well. After pancetta, the next two videos will be about two traditional cheeses of my home region, Puglia. One is about a cheese that is so rare, there are actually only 4 dairies in the whole world who are preserving the traditional method to make this cheese. The other one is about how you can make a classic traditional cheese stand out using the products of your own territory.
I know that doesn't mean much for now, but I don't want to spoil everything like I did for pancetta. Please remember to subscribe so you can get instant access to all my new content. And well, what else to say? In 2 weeks is pancetta time. See you there.